Qualche azienda o organizzazione non ha granché di dati tabellari o dati tabulari, ma hanno tanti dati non strutturati, ossia parole, contenuti ad esempio in documenti, email, eccetera. Lo stato dell'arte per analizzare il linguaggio naturale, ossia parole, sta nell'usare i transformers. Brevemente si tratta di reti neurali che c'entrano, se vogliamo, con la parola IA, ossia intelligenza artificiale, che integrano soglie di attenzione, caratteristica, se vogliamo, proprio umana, o comunque del regno animale. In questo caso utilizzerò un transformer non per creare un agente di conversazione come l'arcinotto GPT, dove T sta proprio per transformer, ma per codificare il linguaggio naturale in colonne con numeri, che mi permetteranno, ad esempio, di velocizzare confronti. Ad esempio, il come scrive un potenziale cliente rispetto a un altro e paragonarlo a come scrive un cliente. E non è una cosa da poco, si risparmia un sacco di tempo e denaro, specie se hai agenti di commercio in partita IVA. Si parte, come anticipato, da testo in linguaggio naturale, in questo caso in inglese. Se noi andiamo a utilizzare in maniera diretta il transformer, approdiamo su questa pagina di nome Hugging Face, che è proprio il servizio più noto per utilizzare transformer e non solo. Se noi incolliamo la frase e la rendiamo computabile, tra virgolette, comprensibile per una macchina, ecco cosa otteniamo. Otteniamo una sfilza di numeri, ma ovviamente comprensibile per una macchina non risulta comprensibile per un essere umano. Però con questi numeri capisco che non è immediato, ci possiamo fare un sacco di cose. Se noi vogliamo interagire in maniera programmatica con questo modello, io chiamerò la funzione Embedix, che viene da questo codice che ho scritto, che chiama, guarda caso, questa pagina, o meglio da qui la chiamo. Ho limitato la risposta perché i fogli di calcolo non sono proprio il modo migliore per fare questo tipo di cosa. Qui c'è una cosa di sicurezza che a fine video rimuoverò. Essenzialmente questo codice, che guarda caso ha lo stesso nome di questa funzione personalizzata, ritorna, come osservi, un bel po' di righe. Se ricordi molto vagamente qualcosa di algebra lineare, sai che noi questo vettore lo possiamo, perché alla fine le righe si possono vedere anche come un vettore di n elementi, possiamo compattare tutto ciò in un unico numero. Un modo assolutamente banale di fare questa cosa è questo, una somma, e otteniamo questo numero. Se noi scriviamo che mi piace la banana e basta, possiamo vedere quanto è simile l'espressione rispetto a quella di prima. Vediamo che è molto simile. Se dico che mi piace la Macedonia, vediamo che non è proprio simile, ma comunque ancora un po' c'entra. Passiamo da uno 0,12 a uno 0,10. Se io scrivo che mi piacciono queste motociclette, evidentemente qualcosa cambierà. Infatti vedi che il numero cambia. Chiaramente questa cosa si può mettere su un grafico e si possono creare dei gruppi su questo grafico, e tramite quei gruppi geometricamente si può vedere quali testi sono vicini, e ovviamente questi qua saranno vicini, questo no, e quest'ultimo evidentemente creerà un gruppo a sé stante. Questa cosa ha un sacco di applicazioni, ma veramente tante, e solo da pochi anni abbiamo iniziato in realtà ad esplorarle. Come ho detto prima, ad esempio, un'applicazione che va ovviamente elaborata è analizzare il testo di un potenziale cliente e vedere se si avvicina al tipo di comunicazione di un già cliente. Oppure, per uso interno, assumi una persona, ha una domanda, tua azienda ha una, chiamiamola cultura, in documenti conservati da qualche parte, questa nuova risorsa fa la domanda a questa piattaforma che utilizza la conoscenza aziendale e trova la risposta che più si avvicina alla domanda trasformata in numeri.
Riassumendo, io ti ho fatto vedere che i transformer permettono di avere una comprensione artificiale, cosa che comprensibilmente ha tante applicazioni. La comprensione ufficialmente non fa parte dei cinque sensi, se vogliamo è l'effetto di un organo, che è la testa. Quindi io mi trovo d'accordo in questo caso a parlare di transformer come strumento per l'intelligenza artificiale, anche se qui non è proprio intelligenza a tutto tondo, ma una componente dell'intelligenza, la comprensione. E non è infatti un caso che nella psicologia troviamo nell'intelligenza cristallizzata la comprensione del testo. Se anche a te interessa esplorare le potenzialità di questo strumento per la tua azienda o organizzazione, possiamo sentirci per una prima chiamata gratuita che puoi prenotare su www.staticalmo.com. Io ti saluto e alla prossima. Ciao!